Nell'ambito della politica agricola comunitaria, gli aiuti che arrivano al settore ortofrutticolo passano attraverso i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori. All'interno di questi programmi operativi, di cui la Regione Emilia-Romagna ha l'onere e l'onore di gestire circa un terzo di quelli italiani, vi sono diverse misure che servono per la competitività delle imprese, per posizionare meglio il settore sul mercato, ma vi sono anche misure per gli interventi di ritiro dei prodotti in eccedenza, qualora queste eccedenze si verificassero. Dal 2007, attraverso una riforma dell'allora OCM, che oggi si chiama intervento settoriale, furono introdotti gli interventi per ritirare i prodotti da destinare in beneficenza e non alla distruzione. Fu subito chiaro che dovevamo far incontrare la domanda di beneficenza con l'offerta di prodotti in eccedenza. Per questo motivo ci siamo attivati subito con le associazioni benefiche per far sì che questo incontro avvenisse e ci siamo dotati nel tempo di strumenti sempre più sofisticati e anche moderni per far incontrare questa domanda e l'offerta attraverso un nostro portale, passando dal fax al click. Oggi siamo arrivati a ritirare attraverso questa forma tutte quelle produzioni che andrebbero distrutte e siamo arrivati a percentuali di oltre il 95% del ritirato. Questo ci ha consentito di destinare a circa 150.000 bisognosi l'ortofrutta che altrimenti non avrebbero potuto acquistare o comunque rifornire o comunque inserire nella loro dieta alimentare e in questo modo questi bisognosi sono passati da un consumo pressoché zero di ortofrutta a circa 60 kg pro capite, che sono i dati dell'ultimo anno. Considerate che un cittadino italiano consuma in media 100 kg pro capite. Negli ultimi 10 anni sono ormai diverse centinaia di migliaia le tonnellate di prodotti che le organizzazioni produttori hanno conferito a questa destinazione. Non a caso la Regione Emilia-Romagna è, come portatrice di buona esperienza del sistema informatico dei ritiri a distribuzione gratuita, un progetto comunitario denominato Loving Food, finanziato col sistema Horizon. Sono ormai più di 150.000 le persone indigenti che usufruiscono di queste misure di distribuzione gratuita, con più di 400 enti benefici secondari che assistono e partecipano a queste misure. L'innovazione tecnologica del portale Ritiri è un'innovazione che a livello europeo viene replicata anche in altri paesi, stati membri e regioni della Comunità Europea. La cosa più importante oggi è sapere che sono partiti altri centri agroalimentari dell'Emilia Romagna. Rimini è partita, Cesena è in partenza, speriamo prossima la partenza di Bologna. Ma il valore della rete non è tanto la replica di un modello di uno dei centri negli altri centri, quanto la possibilità di fare veramente rete, organizzando molto meglio e coordinando molto meglio i ritiri di mercato. C'è un obiettivo a mio parere molto più importante, che è anche quello dell'ottimizzazione della logistica, così da ottimizzare non solo la misura dei ritiri e i quantitativi che vanno ai beneficiari, ma fare anche quella che si chiama logistica ambientale, ridurre i mezzi che trasportano il prodotto a distribuzione gratuita e ottimizzare i percorsi. È veramente una grande risorsa per il mondo del volontariato del nostro territorio l'arrivo delle eccedenze del mercato ortofrutticolo. Il risultato è stato una collaborazione tra il volontariato e il centro agroalimentare, facilitato dalla piattaforma regionale, che ha creato un percorso trasparente, protetto, garantito e anche una facilitazione del compito dei volontari per poter rendicontare e documentare la tracciabilità e il rispetto dei beni che noi abbiamo ricevuto. Qui a Parma, nel territorio, non venivano convogliati i prodotti ritirati dal mercato per calmierare i prezzi. Noi come Calparma ci siamo interrogati sui motivi del perché. Ci siamo candidati a supportare le associazioni benefiche, quindi noi facciamo qui al mercato ortofrutticolo, facciamo punto di consegna e punto di ridistribuzione attraverso le associazioni benefiche per le persone in stato di indigenza.
Il progetto nasce dal modello di Parma che ci ha entusiasmato con i suoi numeri, infatti al CAL di Parma si è passati da 0 a 1200 quintali in un anno e noi auspichiamo di fare altrettanto presso il nostro centro agroalimentare. Anche come Rete Emilia Romagna Mercati abbiamo partecipato al bando MIPAF nell'agosto del 2022 e abbiamo il desiderio di implementare e di replicare questo modello in tutti e 4 i centri. La distribuzione gratuita è una grande opportunità a favore delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo. Come potete vedere, quando ci sono delle situazioni di mercato sfavorevoli o si registrano anche dei lievi picchi produttivi e ci sono delle difficoltà nel collocare sul mercato il prodotto, la possibilità di destinare queste produzioni a degli enti caritativi, quindi a degli indigenti, a persone che hanno bisogno, è una cosa che, oltre che avere un grande valore dal punto di vista della coesione sociale, offre ai produttori la possibilità di coprire i costi di produzione. È tutto legato a un sistema informatico regionale e per noi organizzazioni di produttori quindi abbiamo la possibilità settimanalmente di programmare queste produzioni eccedenti e quindi non distruggerle ma destinare degli enti benefici. In questa giornata vediamo delle cipolle, ad esempio, che non hanno trovato sbocco sul mercato e sono dei prodotti che hanno delle caratteristiche commerciali importanti, positive, perché tutto il prodotto destinato a questo sbocco, a questa destinazione, risponde alle caratteristiche commerciali e merceologiche previste dalle norme comunitarie. Naturalmente è un aiuto non finanziario, ma queste derrate che arrivano alle famiglie contrastano certamente questo disagio che è sempre più in incremento. Tramite il programma del SIR ci permette di avere in tempo reale sia le informazioni che provengono dalla Regione e dalle OP, sia alla Regione di monitorare quello che è la presa in carico che viene fatto in tempo reale, ma soprattutto di poter procedere immediatamente alla distribuzione di frutta e verdura che sono estremamente deperibili, nel giro massimo di 24 ore di farla arrivare sulle tavole delle persone bisognose. L'Ovi Food è un progetto molto importante per la Regione Emilia-Romagna, siamo contenti che possa diventare anche un esempio per altri territori, perché lo spreco alimentare è un grande problema, è un problema del nostro Paese, ma non solo del nostro Paese, è un problema economico, è un problema per l'ambiente ed è un problema anche etico, morale. L'Emilia-Romagna è il cuore agroalimentare del Paese e vogliamo esserlo non solo per la quantità delle nostre produzioni, ma anche per la qualità dei prodotti. Quando parlo di qualità parlo di gusto, parlo di salute per le persone e per il pianeta, ma qualità anche nei processi produttivi dall'inizio fino alla fine, ponendo attenzione a chi li produce per garantire un equo reddito alle nostre imprese agricole, che è la condizione fondamentale per andare avanti, ma anche un utilizzo opportuno alla fine del processo per non sprecare cibo che oggi è quanto mai importante.